Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo ancora di storia e di donne, le 10 donne più spietate dell'antica Roma. Nell'antica Roma le donne erano tradizionalmente casalinghe ed estranee alla vita pubblica e politica, eppure alcune donne sono riuscite ad ottenere potere politico attraverso sotterfugi e piani tessuti dietro alle quinte. Ecco allora la lista delle 10 donne più spietate e potenti dell'antica Roma. Iniziamo da Messalina. Messalina è generalmente ricordata per le sue prestazioni sessuali. Plinio il Vecchio aveva raccontato che Messalina aveva avuto addirittura 25 rapporti consecutivi, diventando così la prostituta più famosa di Roma. In realtà tutta questa ostilità nei confronti della donna derivava probabilmente dal grande potere che Messalina aveva a Roma in quel periodo. Suo marito era Claudio, divenuto imperatore dopo l'assassinio di Calligola. L'impero di Claudio, da tutti descritto come un uomo poco scaltro e intelligente, fu completamente gestito dietro l'influenza di Messalina. Chiunque si opponeva al suo potere rischiava di essere arrestato per false accuse. Nel 48 d.C. Messalina sposò un altro uomo e cercò di pianificare un colpo di Stato per sostituire Claudio col suo nuovo marito. Ma i burocrati di Roma, servendosi del manipolabile Claudio, riuscirono a sventare il colpo di Stato e a far uccidere tutti i traditori, Messalina compresa. E passiamo a un'altra donna, molto astuta e molto spietata, Agrippina. Dopo la morte di Messalina, Claudio sposò sua nipote Agrippina. Come già successo in precedenza, Claudio fu facilmente manipolato dalla sua nuova moglie. Agrippina, dal canto suo, aveva pieno controllo dell'impero, firmava documenti governativi e discuteva con ambasciatori stranieri. Agrippina aveva un figlio, Nerone, nato da un precedente matrimonio, e si era decisa a fare di lui il prossimo imperatore. Così aveva convinto Claudio ad adottare Nerone, scavalcando addirittura Britannico, figlio biologico di Claudio, nella classifica della successione imperiale. Agrippina ora non aveva più bisogno di Claudio, decise di avvelenarlo con dei funghi velenosi. Fortunatamente Claudio fu sorpreso da una forte dissenteria che lo salvò dall'effetto velenoso dei funghi, ma il medico di Claudio, alleato anche lui con Agrippina, somministrò un'ulteriore dose di veleno all'imperatore, che questa volta morì. Nerone divenne imperatore e Agrippina raggiunse il suo obiettivo. E passiamo a un'altra donna, Poppea. Dopo che Nerone divenne imperatore, Agrippina continuò ad esercitare la sua influenza da dietro le quinte, ma incontrò una valida avversaria in Poppea, amante di Nerone. Poppea voleva fare di Nerone suo marito, ma l'imperatore era già sposato con Ottavia, figlia di Claudio e Messalina. Agrippina, che aveva lavorato duramente per garantire il matrimonio tra suo figlio e Ottavia, aveva addirittura spinto il primo fidanzato di Ottavia al tradimento, si rifiutava di permettere al figlio di divorziare. Nerone, messo alle strette dalle due donne più importanti della sua vita, scelse Poppea e architettò un falso naufragio per uccidere la madre. Giulia Domna. Dopo un secolo tutto maschilista, le donne potenti fecero ritorno a Roma con la dinastia dei Severi. Tutto iniziò con Giulia Domna, moglie e consigliera fidata dell'imperatore Settimio Severo. Giulia però avrà pieno potere solo dopo la morte di Settimio, avvenuta nel 211 d.C., quando all'imperatore succedettero i loro figli, Caracalla e Geta. Giulia Domna gestì ufficialmente l'impero mentre Caracalla si trovava in campagna militare, ma il potere di Domna non riuscì ad impedire due tragedie. Prima l'assassinio di Geta per mano di Caracalla, poi l'uccisione di Caracalla da parte del prefetto Macrino. Dopo aver ricevuto la notizia dell'ultima tragedia, Giulia Domna decise di suicidarsi. Giulia Soemia. Dopo aver ucciso Caracalla, Macrino assunse il potere e si dichiarò imperatore, ma il nuovo imperatore stava sottovalutando il potere delle donne severiane. Giulia Mesa, sorella di Giulia Domna, e sua figlia, Giulia Soemia, erano decise a vendicare Caracalla e a far tornare la loro dinastia al potere. Attraverso un intreccio di intrighi, le donne persuasero le legioni d'Oriente a sostenere il figlio di Soemia, Eliogabalo. Dal momento che Eliogabalo non era in realtà consanguineo di Settimio Severo, le due donne diffusero la voce che Eliogabalo fosse figlio illegittimo di Caracalla, frutto di un incesto.
Macrino, nel sedare la ribellione delle legioni d'Oriente, fu sconfitto. Eliogabalo divenne così imperatore a 14 anni. Inutile dire che non era l'adolescente a governare Roma, ma le due donne che avevano architettato il piano. Giulia Mesa. Mentre Giulia Mesa e Giulia Soemia governavano l'impero, a Eliogabalo fu permesso qualunque capriccio, tanto che si diffusero presto voci che lo vedevano protagonista di una selvaggia dissolutezza. Si raccontava che avesse diversi amanti, tra cui un atleta di nome Zotico, noto per le sue prestazioni sessuali omosessuali a tutta Roma. Giulia Mesa, per evitare che la dinastia fosse vista di malo modo, inscenò un colpo di stato, deponendo Eliogabalo a favore del cugino Alessandro. Giulia Mesa riuscì così a far sedere sul trono ben due imperatori diversi. Giulia Vamea. Giulia Mesa morì poco dopo aver messo Alessandro sul trono. Le successe sua figlia, Giulia Vamea, madre di Alessandro e ultima della dinastia di donne severiane che ha effettivamente governato Roma. Gli storici affermano che Giulia Vamea avesse totale controllo sul giovane figlio e governasse l'impero con l'aiuto di un consiglio di senatori. Aveva anche preso parte a campagne militari, cosa inusuale per una donna, però le guerre disputate finirono con numerose sconfitte e le legioni si ammutinarono, uccidendo Alessandro e Giulia Vamea. Ulpia Severina. Ulpia Severina era moglie dell'imperatore Aureliano, famoso generale assassinato dai suoi stessi soldati nel 275 d.C. Oltre a questo non si sa molto di lei, si è consapevoli della sua esistenza solo attraverso monumenti e monete. I reperti suggeriscono che Ulpia Severina abbia governato per un breve periodo Roma dopo la morte del marito. Infatti tutte le monete coniate a partire dalla morte di Aureliano sembrano essere state rilasciate a nome di Severina. Alcuni storici dicono che Severina abbia regnato tra la morte di Aureliano e l'impero di Tacito. Severina potrebbe quindi essere stata la prima donna a governare ufficialmente l'impero romano, anche se per breve periodo. Aelia Pulcheria. Aelia Pulcheria era una ragazzina prodigiosa. Si era dichiarata imperatrice reggente insieme al fratello a soli 15 anni. I due mantennero il potere dell'impero romano per ben 40 anni. Per affermare la sua completa devozione all'impero romano, aveva fatto un voto di castità e si dedicava esclusivamente alla religione, oltre che alla politica. Tuttavia incontrò problemi quando suo fratello morì nel 450 d.C. Anche se lei era stata a lungo governatrice dell'impero romano d'Oriente, non era concepito che una donna governasse senza l'aiuto di un uomo l'intero impero. Così Aelia Pulcheria decise di sposare uno fra i più saggi senatori, Marciano, che divenne suo marito, dopo però aver dichiarato pubblicamente che non avrebbero mai avuto rapporti. Galla Placidia. La figlia dell'imperatore Teodosio, Galla Placidia, ha vissuto durante gli ultimi giorni dell'impero romano d'Occidente. Da giovane aveva dimostrato quanto fosse spietata ordinando l'assassinio della donna che le aveva cresciuta. Pochi anni dopo, i Visigoti saccheggiarono Roma e rapirono Galla Placidia, con lo scopo di chiedere un grande riscatto al fratello, l'imperatore Onorio. L'imperatore però negò il riscatto e Placidia fu costretta a viaggiare in giro per l'Europa insieme ai Visigoti per i successivi 6 anni. Nel 414 d.C. Placidia sposò il giovane re visigoto Altauf. Il loro matrimonio però durò pochissimo. Altauf fu assassinato circa un anno dopo e Placidia tornò a Roma dove sposò l'imperatore Costanzo. Con la morte di Costanzo, un usurpatore cercò di rubare il trono che di diritto spettava al figlio neonato della coppia. Placidia fuggì così a Costantinopoli dove convinse sua nipote Pulcheria a donarle un esercito. Con l'esercito Galla Placidia tornò a Roma e incoronò suo figlio imperatore. Il video finisce qui, al prossimo video.